nella mia famiglia non è stato vuoi fare il giocoliere, ti appoggi nel tuo sogno, ma era tu sei mio figlio, sei una cosa mia, devi fare quello che voglio io. Lo vedi solo per pochi secondi. Un uomo che gioca con le clave sotto il sole, tra un clacson ed un semaforo rosso. Ti fa sorridere, forse. Forse neanche lo guardi. Eppure dietro a quel trucco, dietro al cappello storto e la giacca sgualcita, c'è un'anima intera. Quando comincia a fare 7-8 sorrisi, allora va bene. Ci troviamo in più giocolieri. Questo è un posto dove c'è un altro semaforo lì, un altro semaforo qui. Mediocre, diciamo che è più l'indifferenza. Molto più l'indifferenza. Quindi l'ignoro. Di conseguenza, tanto che possono dire quello che vogliono, se lo portano insieme. Quando vanno via si portano via anche l'insulto. Sul lavoro sono più gli uomini che insultano, molto di più. Al contrario, le donne sono quelle che danno più complimenti, viceversa. Quindi trovi quelle che mi danno anche del professionista, che capiscono la difficoltà che può esserci dietro. La palestra non serve più a niente. Pausa. Andiamo. Let's go. Peccato che oggi non ci siano altri. Dico, non è giorno di mercato, quindi c'è un po' meno concorrenza. Quando ho fatto la prima fiamma mi ha detto sputa forte, ho visto questa roba calda che mi scaldava tutto il corpo, questa roba luminosa che andava a toccare il soffitto di sto portico. E lì è stato davvero, o diventavo piromane o diventavo sputafuoco nella mia vita, quindi prima volta che mi sono messo il petrolio in bocca. Ti vede, lo sputafuoco prima impara con l'acqua, poi usa il petrolio, non usatelo a casa mai. Il petrolio fa veramente schifo. Mia moglie dopo 2 giorni non mi bacia, per 2 giorni non mi bacia più perché so di petrolio e non è bello. E ti spacca le gengive, ti spacca i denti. Agli inizi, che ero un po' ignorante, me lo mettevo magari una volta ogni 3 sere, chi se ne frega, e infatti ho le gengive leggermente ribassate ormai. Se sputo quelle 4-5 volte al mese, non di più, perché è veramente dannoso, ti spacca anche lo smalto dei denti. Ma piacere, anche se non vi conoscerò, piacere. Chiamo Davide Robba all'anagrafe, per tutti Dax. Per me è sempre stata un po' una missione comunque, far ridere le persone, far rendere gli altri, magari perché dentro di me c'era tanta tristezza. Sono nato e cresciuto in Val di Susa nel 24 marzo dell'88 e lì la Val di Susa è pieno di ribelli e anche da bambino mi sono ribellato ai classici sport e attività normali. Quando poi è arrivato un corso di giocoleria a 2 paesi vicino al mio, lì è stato amore a prima clava, a primo lancio, però è stato veramente bello. Hanno anche insegnato lì già trampoli, sputafuoco, la base di molte cose che so fare adesso. E dall'elementare mi fecero questa domanda e già nella mia follia gli dicessi che volevo fare il barbone o il mantenuto, quindi probabilmente c'era già qualcosa proprio quando ero bimbo. Gli è che ho una bella testa, che ho fatto anche dei test per fare da programmatore, fare altre cose, mi è uscito fuori che un QI di 140 punti, sono abbastanza alto, forse anche per quello che non voglio legarmi alle cose come tutti gli altri. Ho bisogno proprio di staccarmi e di avere qualcosa di più che mi permette di essere mio e di esprimermi. E di giocoleria ci puoi vivere. Non è tanto quanto il semaforo, che diventa un allenamento pagato dove migliori le tue mosse, migliori le tue cose, ma è poi nelle grandi fiere, nelle grandi feste, quando mostri le tue abilità, che riesci allora a riprenderci. Si sente, soprattutto noi che viviamo di elemosina, di quello che le persone ti possono dare, le persone non possono dare più niente, non ce la fanno. Cioè, questa sono pezzi che le persone mi hanno dato perché non avevano soldi da potermi dare, ma volevano darmi comunque qualcosa perché il mio spettacolo gli era piaciuto. Riconosco alle volte lo sguardo delle persone, quindi sei proprio nel momento in cui ti guarda, toglie lo sguardo, alcuni tirano anche sul finestrino.
Però c'è l'indifferenza o c'è la paura molte volte. Dall'altro lato c'è la persona che ti guarda con gli occhi proprio tristi e ti dice cazzo, mi hai fatto ridere, cioè c'è quella goccia sia di allegria che l'hai fatto ridere, sia di tristezza perché vuole darti qualcosa, perché l'hai fatto ridere ma non riesce a dartelo, perché proprio non ce l'ha. Uno che va via che arriva con il broncio, va via con il sorriso, per me vuol dire che ho fatto il mio lavoro. La mia famiglia non ha mai accettato questa cosa, quindi comunque con i rapporti proprio dei miei familiari non ne ho praticamente più. È veramente dura farsi accettare dalla società come giocoliere, perché comunque la più delle persone ti vede come accattone, come zingaro, come poveraccio, come raccattamonete. E invece tu sei comunque un artista, sei uno che ci dedica, che ci impazzisce del tempo, che si crea delle mosse, che si inventa delle cose, che porta delle robe sulla strada. Padre era un odontotecnico. Quindi io arrivo da una vita in cui avevamo una villa a 2 piani con giardino enorme, mia madre era casalinga, badava tutto e mio padre lavorava da odontotecnico e portava comunque un po' di soldi a casa. Poi non so cosa sia successo tra loro, ero un bambino che avevo 7 anni, hanno litigato e si sono divorziati come può capitare a tante famiglie. Mio padre probabilmente non ha preso bene questa cosa, si è perso nell'alcol e quando io avevo 9 anni si è schiantato in moto in un incidente. Quindi da un giorno all'altro però ci siamo ritrovati, non c'era più. Questo sì, dentro di me ha creato una grossa mancanza, forse anche per degli errori da parte di mia madre che ce l'aveva con lui e non ci ha fatto vedere il funerale, non ci ha creato un distacco, ho dovuto poi vedermi io uno psicologo per riuscire a pulire un po', perché tutte le volte che mi sento un po' triste per un qualcosa, la prima cosa che mi viene voglia di fare è buttarmi da qualche parte, non a far giocoleria, ma a far ridere persone. Io tra 20 anni spero di vedermi oltre il semaforo, nel senso che non deve essere più un bisogno, una necessità, ma che sia solo più un piacere. E sarà bellissimo passare al semaforo ed essere io a dare l'euro agli automobilisti. Sarebbe il mio sogno quello. Stavo anche pensando se creare un'associazione di giocoleria, mettere in piedi un qualcosa, un comitato, una roba del genere, per cercare di renderlo più legale in questo stato il lavoro della giocoleria. E non esiste neanche dal commercialista un qualcosa per i giocolieri. Ci sono magari per gli attori itineranti che vanno da un teatro qui, un teatro là, ma non esiste un qualcosa reale per un giocoliere, per un qualcosa di strada. Sono innamorato di Caparezza. La prima canzone di Caparezza che mi è capitato di sentire è stata La fitta sassaiola dell'ingiuria. Ho consumato il CD dove c'era sopra, non lo leggeva neanche più, talmente l'ho fatto passare. Innamorato del rap e del modo in cui le parole del rap accendano la mente delle persone. Capire Caparezza mi dovevo prendere il dizionario e cercarmi che cazzo voleva dire una certa parola perché non la conoscevo. Stasera proviamo un po' lo sputafuoco, l'arte dello sputare fuoco. È quasi un canto, quindi uno che vuole provare può fare dei vari esercizi proprio di canto per aumentare il diaframma e la potenza del diaframma. Allora, il liquido che utilizzo è petrolio bianco, quindi non impazzite con benzina o alcol come pensano alcuni. La benzina è esplosiva, quindi è molto pericolosa, l'alcol è molto infiammabile. Questo, se buttato per terra e ci accendi il fuoco sopra, non prende fuoco. Com'è la sensazione di averlo in bocca? O com'è state le prime volte? Ho provato vari tipi di liquidi, prime volte non è che mi ricordo, è molto più oleoso dell'acqua, quindi ti lascia comunque questa sensazione come se avevi bevuto un bicchiere di olio. Basta scolarlo un po', accenderlo. Per lo spettacolo è consigliabile accenderlo prima, perché molte volte ci metto un po' a prendere se non è caldo, così lo lasci scaldare, lo spegni. Il liquido mi è capitato anche di provare la cera liquida per un periodo, è un po' più leggero, invece fa una fiamma minore, ma è molto buono il profumo che lascia, invece questo è già terribile l'odore che rimane in giro. Alla salute! Quindi nello sputare in avanti, seguendo il vento si è girato e la fiamma mi è tornata addosso. Non è nulla di che, come quando accendi l'accendino e ci passi le dita sopra. Se dovessi davvero bere il petrolio bianco non devi rimettere. Conviene andare in ospedale e fare una lavanda gastrica, perché nel momento in cui va giù brucia una parte dell'esofago, del tubo. Quando ritorna su, una volta che è già bruciato, entra in circolo ed è lì che diventa pericoloso. Infatti sto cercando di capire, no? Qualcosa per poter andare un pochino più profondo.
fondo tu ci vai, cioè sei già molto generoso, cioè lo sento che c'è tantissimo più che potresti dire, potresti commentare. Il mio punto di vista è comunque quello di uno cresciuto in un certo modo e passato in un certo modo, ma chiunque fa il giocoliere ha percorsi diversi. C'è chi va al Cirque du Soleil, c'è chi, come quell'altro mio amico, vive completamente per strada. Nella mia famiglia non è stato, vuoi fare il giocoliere, ti appoggi nel tuo sogno, ma era, tu sei mio figlio, sei una cosa mia, devi fare quello che voglio io. Mi piacerebbe trovare un modo di pacificarti con la tua famiglia. Si può dire che ho chiuso la porta, ma la gattaiola è aperta. Ok, quindi... Hai reso l'idea. Ok, non la chiuso la porta, però non può più essere aperta, perché l'ho già provato troppe volte e in 2 giorni si rischia di nuovo di litigare, perché ci sono troppi contrasti, uno vuole che fai le cose in un modo, l'altro dice no, e quindi pozziamo. Cioè, nella tua famiglia c'era l'arte, c'era l'essere artista. Sì e no. Mia madre, dopo che ha smesso di lavorare, ha cominciato a fare quei corsi pensionistici dopo, è diventata molto più brava di me a dipingere, fa delle cose veramente realistiche, veramente brave e quindi in qualche modo sì, ci deve essere nel nostro DNA un qualcosa di artistico, di genetico. Anche un mio zio fa poesie, ha già pubblicato dei libri, quindi qualcosa c'è. Mio padre faceva l'odontotecnico, ma è molto lavoro artigianale, molto piccolo, lavora con le cere, con le mani. È sempre stato mio nonno, faceva il falegname, non il falegname a casa, ma faceva proprio i restauri degli armadi antichi, quindi rifaceva le rose, rifaceva le cose, quindi sicuramente c'è molto di artistico artigianale nella nostra famiglia. Quello mi spiace di non aver avuto un buon periodo con quel nonno lì, che era l'unico con la famiglia, infatti mio figlio gli ho dato il secondo nome di quel nonno, Sergio, ed è mancato una settimana prima che nascesse il bambino, allora è stato proprio un incrocio, ho detto gli do il secondo nome di questo nonno. E mi è dispiaciuto non imparare l'arte di lavorare così in legno, perché è una cosa che ormai si sta perdendo e poteva essermi quella cosa che si incastravano bene insieme. Tuo nonno avrebbe capito invece la professione? Quel mio nonno lì, poi verso la fine della sua vita, ma l'ha capito. Il nonno lì è stato uno di quelli che mi ha detto almeno stai seguendo il tuo sogno, stai seguendo la tua libertà, e forse un po' mi capiva perché anche lui si era ribellato con suo padre nell'imparare a fare prima dimostrare per poi essere amato, cioè dovresti al contrario amarmi, sostenermi e insieme creare il nostro sogno. Piacere al di là, cosa importante, nel senso che sei stato grazie. A volte i sogni non spariscono, cambiano solo forma. Non sempre diventano quello che immaginavamo da bambini, però restano lì, nascosti tra le cose che amiamo, nei gesti che ripetiamo, nei fuochi che teniamo accesi anche quando nessuno li guarda. Perché in fondo ognuno di noi ha un sogno che chiede solo di essere vissuto.